quando si dice da un'isola all'altra, eccoci qui a Palermo. Abbiamo abbandonato la laguna di Venezia e siamo arrivati in Sicilia. L'ultima volta abbiamo parlato di Open Fiber, una società italiana che sta costruendo la nuova rete integralmente in fibra ottica. Il secondo capitolo del nostro viaggio insieme a Open Fiber continua con Daniele Di Pietrantonio, City Manager del progetto su Palermo. Ma perché veniamo a Palermo a parlare di innovazione? Da Palermo e quindi la Sicilia, che è la porta del Mediterraneo d'Europa, partirà la nostra autostrada informatica fatta esclusivamente con tecnologie in fibre ottiche che consentirà a Palermo e ai cittadini palermitani di essere connessi al passo col resto d'Europa. Qua siamo all'ingresso di Porta Sant'Agata, dove poi c'è anche il mercato di Ballarò. Che tipo di cantiere c'è qui? Qui inizia il centro storico palermitano e stiamo utilizzando delle tecniche innovative non invasive come la posta del cavo aereo e il riutilizzo delle infrastrutture esistenti. Siamo spostati a Borgo Vecchio nel cuore di Palermo e siamo in compagnia dell'altro city manager, appunto Ugo Falgarini. Sappiamo che il vostro motto è: per rompere con il passato bisogna rompere, ma so anche che voi state attenti a rompere il meno possibile, no? Sì, assolutamente sì. Qui in centro, dove gli spazi e la possibilità di scavare e di realizzare nuove infrastrutture sono limitate, stiamo cercando di sfruttare al massimo la tecnica di posacavo in aerea, cercando di fascettare su cavi elettrici o infrastrutture pubbliche esistenti il nostro cavo in fibra ottica. Sappiamo anche che la vostra missione è quella di cercare di abilitare Palermo a un futuro migliore. Certamente con la nostra rete permetteremo a cittadini, attività commerciali e istituzioni di avere accesso a tutte le tecnologie del futuro. Siamo davanti all'Istituto Giovanni Falcone. Abbiamo abbandonato il centro di Palermo e ci siamo spostati nel quartiere Zen, in periferia, perché Open Fiber ha voluto cominciare proprio da qui, perché non vuole lasciare indietro nessuno. Un istituto forse un po' più difficile degli altri, no? Più colorato, io dico così, più colorato, con l'esigenza di essere guardato costantemente da più occhi, perché soltanto i nostri, io lo dico sempre, non sono sufficienti. In questo istituto non c'era internet, giusto? La scuola è un istituto comprensivo, quindi dall'infanzia alla primaria, alla secondaria di primo grado, è composta da 3 plessi, quindi internet l'avevamo soltanto per il plesso centrale. Adesso siamo riusciti a cablare anche il plesso della primaria e il plesso dell'infanzia. Questi ragazzi hanno bisogno di apprendere in modo diverso, è l'utilizzo della fibra, la velocità di connessione, ma anche le LIM che ci sono state donate, perché è un apprendimento più divertente, più entusiasmante, loro vengono anche più volentieri a scuola. 700 studenti con 700 bisogni diversi e con la necessità di essere guidati uno a uno. Bisogna motivarli, bisogna accoglierli, bisogna intanto incoraggiarli, quindi il nostro compito va ben oltre la semplice attività didattica che inizia alle 8 e finisce alle 2. Bisogna dare a questi ragazzi vie di uscite altre. Se c'è qualcuno di buona volontà che può aiutarci o vuole aiutarci in qualunque modo, anche solo con uno sguardo, per noi è importante. Davanti al Teatro Massimo, purtroppo oggi salutiamo Palermo, ma il nostro viaggio alla scoperta della banda ultralarga non finisce qui. Ci rivediamo prestissimo in un'altra città alla velocità di 1 giga al secondo.